praticamente cambiando da 4 visite all'anno per fare delle manutenzioni a una visita all'anno con un costo molto molto più ridotto, quindi già dal punto di vista commerciale ha portato una efficienza, perché è un costo dell'azienda che dà il servizio, no? Riduco il costo, riduco anche i problemi e li aiuto di dare, se ci sono comunque problemi, di risolverli in un tempo molto molto più corto, con la possibilità di connessione da remoto. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Daniele Delle Case e questo è Expert Talks, il podcast di Things5 che parla di tecnologia e prodotti intelligenti con gli esperti del settore. Oggi con noi c'è Szilárd Olaz, Customer Success e Sales Manager in Sayer. Szilárd ha oltre 20 anni di esperienza internazionale nel settore manifatturiero, con un percorso unico che lo ha portato a partire da quella che è la produzione e la qualità, per arrivare a guidare la trasformazione digitale dell'after sales in grandi multinazionali come Electrolux Professional, Alliance e Riello. Piacere di averti qui con noi, Szilárd. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Partendo un po' da quello che è la tua storia, un po' quello che abbiamo detto all'inizio, tu hai iniziato da quello che è il ruolo di Quality e Plan Manager, ora fai invece il Customer Success Manager, hai vissuto in Ungheria, in Italia, in Germania, e nel mezzo c'è anche un anno sabbatico. Guardando indietro, quale di queste esperienze ha cambiato più profondamente il tuo modo di far business e cosa ti ha portato in Italia? Penso ogni step della mia carriera, devo dire che ha avuto il suo impatto sulla mia esperienza professionale, perché come dicevi, all'inizio ho cominciato a lavorare come quality responsible in una piccola azienda manifatturiera di componenti per l'industria auto. Dopo che sono arrivato ad essere responsabile di after sales per la Riello, Electrolux, facevo dei step molto, molto importanti. Già ogni organizzazione, essendo molto diversa una dall'altra, mi dava sempre qualcosa di più, oltre ad essere sempre una piccola sfida, però dava sempre qualcosa di più, dava l'impulso per apprendere e abituarmi più velocemente con l'ambiente, con il posto dove sono. Quindi posso dire che ogni posto di lavoro mi ha dato tantissimo per poter diventare, cioè per sviluppare una complessità delle skills che oggi li ho e li utilizzo ogni giorno. Sì, anche il modo di ragionare, no? Si porta dietro tutte queste esperienze e di conseguenza queste esperienze vanno a influenzare quelle che saranno le scelte future, no? Infatti, se cominciamo dall'inizio, subito dopo l'università, lavorando in questa piccola azienda produttrice di componenti per l'industria auto, giustamente all'università non ti insegna tutto, la realtà è completamente diversa, e ritengo molto importante che ogni persona che inizia a lavorare, non dico dal step più basso, però che conosce anche le basi dell'attività dove inizia a lavorare, anche perché sviluppa un modo di ragionare che ulteriormente, senza neanche accorgersi, li utilizza e riesce a capire, riesce ad avere una visione più complessiva dei flussi di lavoro o della situazione in cui si trova a quel momento o in un certo momento. Secondo te, chi invece non ha avuto questa esperienza così verticale, così allargata come te, ma ha invece avuto un'esperienza verticale, cosa si sta perdendo? Cioè, quanto è limitato nella capacità di prendere decisioni poi, che abbiano degli obiettivi e dei risultati anche su cose che non sono direttamente sotto il suo controllo?
Secondo me è semplicemente il fatto di capire molto più velocemente certe situazioni o avere una visione più trasversale della complessità di una situazione. Anche Secondo me è forse, quello che dà di anche più forse, professionalmente. Sì. sì, anche forse il fatto di capire prima alcuni problemi che possono verificarsi, no? Essere in grado di percepire il pericolo in anticipo rispetto ad altri, forse. Il pericolo in anticipo, oppure capire proprio anche dal punto di vista di produzione quali potrebbero essere i limiti, i rischi o le possibilità per una soluzione, per un prodotto o qualsiasi altra richiesta per un futuro. Quindi dà un grado in più per capire le complessità dei casi. Il fatto di invece di aver masticato la fabbrica, no? Di aver vissuto la fabbrica, è diciamo un bagaglio esperienziale raro, no? In chi fa il manager poi anche, e soprattutto dal punto di vista commerciale piuttosto del successo del customer success. Questo come pensi che ti aiuti nel tuo lavoro quotidiano di fatto? Semplicemente, probabilmente non mi rendo nemmeno conto nella situazione quando certe decisioni o certe decisioni devono essere prese. Essendo, diciamo, anche nelle scarpe di un'altra persona che viene coinvolta, posso capire un po' anche i punti di vista di quella persona. O sviluppare un po' anche, diciamo, l'empatia per capire la situazione di una persona o l'altra persona. Nel caso di ogni business, giustamente ci sono vari interlocutori. Uno che utilizza il servizio o il prodotto, uno che lo vende, l'altro che lo produce. Ognuno ha le sue aspettative da quel prodotto, da quel servizio. Giustamente, se io quello che produco un prodotto lo preparo, se so benissimo quali sono i punti di vista, i punti importanti di quello che lo utilizza, saprò come farlo. Se sono una persona di qualità e so quali sono i punti deboli, so dove reagire o come reagire, oppure dare le dritte a un certo team, come continuare un sviluppo, come escludere per il futuro varie situazioni non dovute, oppure semplicemente sviluppare un prodotto per essere migliore. Invece per quanto riguarda la tua esperienza più legata anche agli aspetti commerciali, no? Tu hai fatto il responsabile dell'area MEA per il customer service. Cosa significa confrontarsi ogni giorno con culture differenti, velocità, aspettative diverse? Qual è stata la sfida più complessa che ti ha insegnato davvero cosa significa fare business internazionale? Qua intervengono poi giustamente i giocatori a livelli più alti. Giustamente il stakeholder di certe aziende ti chiedono di portare a casa certi risultati, no? Allo stesso tempo devi soddisfare anche le esigenze di un tuo cliente che sta utilizzando il prodotto, il servizio. Trovare l'equilibrio giusto non è facile perché giustamente devi pensare non solamente a dei risultati a corto termine, ma medio-lungo termine. Quindi risolvere un problema adesso può darti dei vantaggi dei vantaggi per lungo termine. Il modo come lo risolvi, anche quello, la velocità, quanto impatta sul budget del cliente, se è un problema del cliente o un problema di qualità. Il modo come viene presentato questo discorso avrà poi un impatto di costruire la relazione col tuo cliente.
giustamente poi la relazione porta avanti di avere poi risultati nel settore, anche sulla parte commerciale. E alla fine tutto si basa su una relazione molto onesta, molto aperta tra fornitore e il cliente. Cioè, io come fornitore, lui come cliente. Tu reputi che le differenze nazionali, proprio negli aspetti culturali, non abbiano influenza in questo tipo di... Ci sono, però in pratica il core di questo business è sempre quello, trasparenza e fiducia cioè, costruire e sviluppare la fiducia tra fornitore e consumatore. Indipendentemente se è in Ungheria, in Italia, in Norvegia, ci sono in alcuni casi piccole diciamo, pregiudizi, cioè, che sono un po' più cautelativi oppure sono più aperti, però alla fine una volta se hai risolto un problema ti dà un vantaggio per il prossimo business. Se non l'hai risolto così colà, sia il cliente norvegese che quello italiano sarà un po' arrabbiato, cioè avrà un po' di amaro nella bocca. Ok, sì, è sempre un tema comunque di conquistare la fiducia, magari cambiano i metodi con cui si conquista la fiducia, ma quello è la cosa importante in una relazione sempre, anche probabilmente all'interno della fiducia aziendale, all'interno dell'azienda è uguale. Sì, scusa. Sì, giustamente come reagiscono i clienti è un po' diverso. Non so, per esempio, una persona più in Sud Europa è un po' più espressiva, si esprime più a voce un po' più alta, mentre forse un scandinavo, semplicemente con un piccolo sollievo delle sopracciglia, sai che ci sono già problemi. Quindi devi capire anche le persone. Certo. Senti, quando tu sei arrivato in Italia, no? Come veniva invece percepito il customer care dal management? Cosa ti ha fatto capire che poteva diventare qualcosa di più di un centro di costo, ma poteva essere un centro di profitto, di valore per l'azienda? Infatti, questo aspetto l'ho imparato in Italia, quando sono arrivato in Italia, perché prima, lavorando semplicemente come supporto tecnico e technical manager, ero la persona che guidava il team che risolve problemi. Sono sempre quelli con problemi ed eravamo sempre considerati un centro di costo che ogni azienda ce l'ha, va bene, lo mettiamo nel budget e lo sappiamo che esiste. Mentre quando sono arrivato, per fortuna ho incontrato un team di manager e mentor molto, molto, molto buoni e ho imparato il fatto che oltre a dare un buon servizio puoi fare anche un buon business. Giustamente la parte che seguivo io, la parte di sviluppo di vendita dei ricambi, era solo una piccola parte di tutta, diciamo, tutto il business profittabile dell'after sales. Però infatti è stato il momento quando ho imparato che è anche un buon business per l'azienda. E secondo te qual è il modello di business migliore per l'after sales, quindi per il customer support after sales? Vendere on demand i ricambi, ad esempio, o vendere servizi collegati ai ricambi o alla gestione del supporto? Vendere servizi di qualità a un prezzo ragionevole e abbordabile. Cioè, dobbiamo entrare un po' più in dettaglio, perché possiamo dare un servizio straordinario. Non so, immaginiamo che abbiamo una macchina che viene utilizzata in una cucina o in una lavanderia o in qualsiasi ambiente ogni giorno, almeno 10-12 ore al giorno. Il fatto che funziona dà soddisfazione. Il fatto che ogni tanto si rompe, arriva il tecnico in poco tempo e lo risolve,
dà soddisfazione, però il fatto di vedere, non so, ogni settimana il tecnico in cucina comincia a pesare. Quindi il modo migliore è dare sia qualità del prodotto, ma anche fornire un servizio collegato che garantisce la stabilità e tranquillità dell'utilizzatore o del owner di quel business. Se una persona che gestisce una cucina o gestisce un business non deve pensare all'apparecchiatura che ha in casa, deve pensare al suo business, gli togli un carico dalle spalle. Certo. E questo concetto, se le persone che forniscono un servizio, danno un servizio, riescono ad arrivare a questo livello di capire, io sono lì per togliergli un peso dalle spalle, quindi sarò 80% il vincitore di un prossimo business per lui o per un suo amico, suo collega. Ma questo è un messaggio che si trasmette commercialmente o semplicemente con la presenza poi? Cioè coi fatti? I fatti. Commercialmente sono i fatti quelli che parlano, perché ognuno può dichiarare, si possono fare dei materiali pubblicitari, marketing, cioè si può spendere un patrimonio. I fatti poi sono quelli che sono i veri of delivery, diciamo così. E giustamente poi la raccomandazione, se un utente di apparecchiature o di servizi è soddisfatto, giustamente passaparola conta molto di più rispetto a qualsiasi materiale di marketing. Certo, questo è un tema ricorrente nelle nostre interviste, quello della qualità del servizio, che poi diventa di fatto la leva commerciale più forte soprattutto per il passaparola, no? Cioè le persone si fidano di te, di conseguenza si fidano di raccomandarti, no, ad altri e di conseguenza di portarti ulteriore business. Certo, è un meccanismo, se vogliamo, lento, però un meccanismo molto, molto forte e solido. Infatti, proprio quando metti giù le basi e costruisci piano piano, cioè, ha una valenza, secondo me, incomparabile con altri metodi per farti diciamo, valere sul mercato. Questo ha il valore più forte in dimostrare che sei uno bravo, sei uno che vale la pena lavorare, con chi lavorare nel mercato. Ok, ti faccio una domanda. Voi nel vostro modello vendevate i ricambi direttamente o avevate dei partner che vendevano i ricambi in questo? Parte li vendevamo tramite i partner, quindi c'erano dei fornitori di servizi giustamente che andavano e facevano manutenzione, riparavano le apparecchiature, anche perché per una struttura diciamo così grande, mondiale, mantenere una struttura dei dipendenti sarebbe stato molto molto difficile. È molto più agile e più facile a lavorare con dei partner ben preparati, con delle condizioni commerciali convenienti sia per loro, sia per noi, sia per il cliente, giustamente. Però il forte, cioè il pillar più forte è dare un servizio al nostro partner che lui può garantire il suo servizio col suo valore aggiunto all'utente finale utilizzatore delle apparecchiature. E sviluppare un modello di business, un modello non solo di business ma anche di logistica, di tutto ciò che nella sua complessità, veloce e raggiungibile in 24 ore, sia dal punto di vista di ricambi, di servizi, di documentazione, di qualsiasi altra cosa, però essere lì, dare il supporto al tecnico che deve stare da fronte al cliente. Certo, qui c'è un tema anche di valutazione del servizio poi offerto da questi partner, no? Perché è uno scambio di fiducia anche verso i partner e verso il mercato questo tipo di rapporto. E giustamente, come misuravate sta cosa anche?
Principalmente, giustamente, con la quantità dei ricambi acquisiti in comparazione con il parco installato. Due, anche la quantità dei interventi in garanzia che potevamo vedere se misuravamo se un problema di prodotto o un problema di servizio. È il prodotto, il componente che si rompe o il tecnico che deve tornare 2 o 3 volte finché trova la soluzione. Principalmente erano questi. Poi giustamente sempre andando più avanti con tecnologie connesse, riuscivamo a monitorare molto più profondamente questi KPI. C'erano giustamente dei limiti da raggiungere. Nel caso in cui vedevamo che alcuni tecnici, alcuni centri di assistenza non raggiungevano quei KPI, ci mettevamo in contatto. Guarda, è un problema di conoscenza, un problema di documentazione, c'è qualcosa che era sempre un partnership per capire dove possiamo insieme aumentare il livello di servizio per il cliente finale. Perché poi c'è un tema legato appunto come hai introdotto tu all'IoT, no? Io a quel punto lì, avendo le macchine connesse, sono in grado anche di sapere esattamente cosa sta succedendo sul campo e di conseguenza sapere se qualcuno ha bisogno di supporto per fare meglio il proprio lavoro, e penso che quello fosse parte integrante, insomma, del vostro lavoro, ecco. Invece per quanto riguarda il tema dei ricambi generici, dei ricambi rispetto agli originali, questo tema era un tema sentito da voi o non ce l'avevate questo problema? Ce l'avevamo sempre, anche perché giustamente le aziende dove lavoravo producevano i macchinari. Certi componenti li compravamo dal mercato, certi componenti erano sviluppati dalle aziende e erano gli unici per fornire. Sì, era sempre un tema di quanto vendere, come vendere, a chi vendere. Okay? Alla fine dovevamo vedere, per esempio, parliamo di un cuscinetto, che i produttori di cuscinetti li vendevano sia a noi che sul mercato libero. Nel caso in cui riuscivamo a stare vicino ad un prezzo del mercato leggermente più alto, perché si accettava un prezzo anche più alto, 10-15% più alto rispetto a un generalista, e i centri di assistenza lo compravano da noi. Sapevano molto bene, dietro di un servizio, di un Alliance, di un Electrolux, non c'è solo il ricambio, c'è una struttura che deve fornire documentazione, deve fornire training, deve fornire sviluppo, c'è una struttura senza di cui il tecnico non sarebbe stato capace di risolvere i problemi. Cioè, conoscono anche loro questi dettagli. Ovviamente quando arrivavamo con certi prodotti che eravamo al doppio del mercato, alzavamo la mano. Ragazzi, sì, certo. E il bello era che avevamo sempre un feedback dal mercato, e queste persone, questi partner ci davano sempre un feedback anche in merito, diciamo, commerciale, di prezzi o come si comportavano i nostri concorrenti rivenditori di generalisti. È sempre un discorso, anche qua torniamo al punto di relazione, fiducia tra i partner. Certo. Alla fine tutto, non dico tutto, però maggior parte si riduce anche qua per poter sviluppare e portare avanti tutti i lavori e gli sviluppi che li facciamo insieme. Molto interessante vedere anche come ha incidenza di fatto sul controllo del mercato questa cosa, no? Perché ti permette di non essere fuori scala, no? Il fatto di avere anche questo tipo di dinamiche. Beh, super interessante. Invece dal punto di vista tecnologico, come ha inciso, diciamo, la tecnologia
sulla, ad esempio, pianificazione dell'acquisto, della produzione, della rivendita dei ricambi, ad esempio tramite la manutenzione predittiva e quant'altro. Cioè, è qualcosa che voi avete approfondito, qualcosa che tu credi abbia effettivamente valore, che porti valore a questo tipo di attività? Sì, infatti come dicevi, sono già da un paio di anni sul mercato. Cioè, quando ho iniziato, giustamente avevamo molto meno tool digitali o connessi per aiutarci nel monitoraggio delle vendite o di usure. Si partiva sempre da un consumo storico, di quali componenti vengono usati quando, perché vedevamo anche una periodicità, e di solito questi periodi di aumento di acquisto di ricambi erano i periodi prima delle stagioni o tra le stagioni. Finiva la stagione invernale e fine febbraio, marzo, aprile vendevamo sempre più ricambi per essere pronti, si facevano le manutenzioni per essere pronti per l'estate, e poi tornava lo stesso picco fine settembre, ottobre, novembre. Cioè, in pratica ogni anno avevamo due picchi di vendite, e questo era uguale, diciamo, per tutta l'Europa, tutto il mondo, devo dire. Cioè, vedevamo gli stessi trend leggermente sfasati, cioè Nord Europa da Sud Europa, però questi trend li abbiamo visto sempre. Ovviamente in quel caso sia l'acquisto e la preparazione dello stock deve essere in maniera per poter affrontare queste richieste, sia i prezzi o certe campagne, se volevamo spingere un po' di più alcuni componenti, però in pratica era sempre il consumo, cioè lo storico del consumo dei ricambi. Poi piano piano sviluppando sia la tecnologia di connettività, contratti di manutenzione e tutte le altre piccoli valori aggiunti, servizi connessi che vendevamo ai clienti, ha portato di creare sia dei pacchetti, dei kit di manutenzione in base al parco installato, giustamente anche in base alle ore di lavoro o cicli fatti. Si sapeva più o meno quali componenti devono essere cambiati oppure mantenuti. E si è arrivato a un modello di vendita, diciamo, predittiva, non sempre reattiva. Certo. E questa trasformazione l'ho vissuta proprio nel 2007. Si è cominciato già, quando sono arrivato in Italia, si è cominciato già a pensare sul kit, prepariamo, vediamo, perché se devo cambiare un ventilatore devo cambiare la guarnizione, quindi tante volte non è la guarnizione, quindi mettiamo tutto insieme e tutti quei piccoli componenti necessari per fare il cambio totale, oppure non dover tornare dopo 2 mesi perché si è rovinato un'altra componente. Quindi già 2007 si cominciava a lavorare a sviluppare dei kit, però poi mano a mano che si sviluppavano le funzionalità IoT o avere i dati dal campo, dal cliente, sapevamo quali componente si aspetta che adesso deve essere cambiato in base all'usura, in base al funzionamento delle macchine. Adesso ormai si lavora quasi proprio con monitoraggio online dell'apparecchiatura, quindi sappiamo esattamente sia dal rumore che dà, cioè, ci sono già anche dei sviluppi, un piccolo microfono, si sente se il rumore è diverso da quello normale. Bello. Sappiamo che si deve cambiare un componente o un altro. E quindi avete degli algoritmi che, diciamo, sono in grado di riconoscere il suono e determinare se ci sono delle variazioni importanti sul suono. Ok.
Questo è un esempio. Giustamente poi ci sono anche altri parametri, se semplicemente il consumo cioè dell'elettricità su un componente aumenta, quindi sappiamo che si consuma e deve essere cambiato. Ormai sono sempre più parametri che danno un input per sapere lo stato dei macchinari e cosa deve essere cambiato, cosa deve essere fatto. No, molto, molto interessante, davvero. Soprattutto il tuo punto di vista di qualcuno che ha toccato con mano di fatto queste cose, no? E sa dirci esattamente come vanno affrontate, come vanno viste. Invece vorrei passare un po' alla seconda tua vita lavorativa, no? Quella legata principalmente alla parte di sviluppo, se vogliamo, commerciale, se vogliamo, no? Del CRM e quant'altro, la parte tecnologica, diciamo. Tu hai gestito quello che è stato il rollout del CRM mondiale in Electrolux Professional. Sì. Qual è stata la sfida più grande nel costruire un processo che potesse funzionare allo stesso modo sia a Tokyo che a Pordenone? Sì, infatti è una sfida, è stata una sfida anche già dall'inizio per decidere come partire con l'implementazione del CRM. Ci sono due modelli almeno io conosco due modelli di come partire con l'implementazione di un CRM. Si forma un team, mappano tutti i processi, lavorano 1 anno e mezzo, 2 anni e decidono questi sono processi, questo è il sistema CRM, si parte. Questo invece perde tanto tempo, tanto lavoro, forse tantissimi lavori che non servono, efficienza. Oppure c'è l'altro modello che ha applicato a quel tempo Electrolux Professional, questo che vogliamo, in maggior parte, in gran parte sono questi processi, questo è il sistema giusto che mi serve, partiamo, implementiamo. Abbiamo scelto un segmento abbastanza, dei processi, partiamo con sales, implementiamo il CRM per sales e mano a mano lo sviluppiamo, lo allarghiamo anche per gli altri processi. È stata una scelta molto, diciamo, furba e molto buona perché in pratica i processi di vendita sono simili in quasi tutto il mondo. Piccole particolarità, piccole cose possono cambiare. Abbiamo cominciato con i mercati un po' più aperti, più abituati a lavorare con i tool digitali. Siamo partiti con la Scandinavia, la regione DACH, cioè Germania, Austria, Svizzera, poi Francia, siamo venuti verso Sud Europa e dopo tutto l'altro mondo. È stata veramente un bel film vedere ogni nazione o ogni regione come velocemente approfondisce e prende questi tool. E giustamente poi anche per le persone che lavorano, erano coinvolte le persone, i venditori, persone di marketing, persone di post-vendita, ognuno aveva il suo obiettivo, i suoi commenti, il suo modo da vedere il tool che è utile per lui. Infatti era utile per tutti, solo che ognuno lo utilizzava un altro modo, in modo diverso. Abbiamo sempre imparato da tutti gli altri. Abbiamo partito con la Scandinavia, che sono molto lean, molto semplici, poi venivano sempre più complessità dalla Germania, poi sempre più complessità dall'Italia e dagli altri paesi, dagli altri mercati. E alla fine ci siamo resi conto che praticamente il 90% dei processi erano uguali. So che uno parlava finlandese, l'altro spagnolo, l'altro giapponese. Certo, io mi ricordo quando sono stati lanciati i primi CRM, ti parlo di una quindicina di anni fa, almeno quando ho
sono entrato io in contatto con i primi CRM e mi ricordo che c'era questo tema da parte della rete vendita, un po' di sentirsi come controllati, no? Di perdere un po' di questa dipendenza. Come hai gestito sta cosa? Che è una questione quasi umanistica, no? Di gestione della persona, di empatia. Infatti, e questo era sempre più intenso, diciamo, in Sud Europa, non solo l'Italia, lo stesso in Spagna, in Grecia, ma sicuramente mi vogliono controllare. Non è detto, perché se ti vuole controllare, vengo e ti controllo. Però cambiare questo mindset non è stato facile. È stato facile, a volte abbiamo dovuto applicare delle regole molto stringenti, molto severi. Appunto, o lo fai oppure non avrai il bonus. Cioè, abbiamo proprio legato il pagamento del bonus a certe fasi di approfondimento e utilizzo del CRM. Anche perché in quel caso dava un input molto importante non solo ai venditori e ai loro manager, ma anche all'azienda di come comportarsi. Questi davano dei input anche cioè, arrivando fino alla fase di produzione. Cioè, tutti questi dati potevano dare un input molto, molto importante. Cioè, avere i dati giusti, i dati, non solo inseriamo 2 dati, poi dovevano rispettare le regole ed avere coerenza nell'inserimento dei dati. Cioè, quel campo deve essere utilizzato nello stesso modo in tutto il mondo, altrimenti tutto sballa e non ha nessun senso. E a livello umano abbiamo dovuto lavorare un po' di più diciamo sulla Sud Europa, Turchia, un po' di meno in Nord Europa, in America, e poi giustamente anche dipende dalle persone, perché devo dire tantissime persone dalla Spagna, dall'Italia ci hanno dato un aiuto enorme per poter sviluppare e andare avanti molto più velocemente. Quindi è un fatto culturale, ma anche un fatto personale di quanto mi voglio impegnare a dare il mio valore aggiunto su questo progetto. Ovviamente poi abbiamo incontrato tantissimi modelli, perché in America vendono in un modo completamente diverso, Giappone lo stesso, in Cina, vedi caso, utilizzavamo un sistema americano, cioè utilizzavamo, non so, proprio 40% del sistema, proprio perché con tutti i, diciamo, non dico conflitti, ma non tanta amicizia tra Cina e con i sistemi americani, eravamo un po' limitati. Però funzionava, allo stesso tempo funzionava. Siamo arrivati al livello di poter cominciare a lavorare in tutta l'azienda in un modo uniforme. Lì sarebbe stato, cioè, abbiamo visto la necessità di rifare un giro con tutti i nostri colleghi. Cioè, una volta fatta la mia presentazione, introduzione, però tornare a fare le correzioni e facciamo il fine tuning per ogni paese. Purtroppo è intervenuto proprio il periodo di Covid, non siamo riusciti più ad andare in giro, l'abbiamo fatto un po' da remoto online, con una efficienza molto, molto limitata. Cioè, qua si vede anche di nuovo quanto conta se cioè, il contatto fisico con la persona, essendo lì molto più l'implementazione, il training, tutta l'introduzione di un sistema è stato molto più efficiente quando si faceva nel posto. Ok, volevo chiederti appunto su questo aspetto che hai appena introdotto tu, no? Quindi il fatto di avere, diciamo, continuità e vicinanza alle persone. Come vedi l'introduzione, ad esempio, dell'intelligenza artificiale
in questi ambiti, soprattutto considerando quello che mi hai detto, che di fatto se non c'è un'interazione tra le persone, i risultati potrebbero essere un po' più bassi, soprattutto considerando il livello di automazione che sta raggiungendo anche l'intelligenza artificiale. È molto importante perché è molto più veloce e se la base è costruita molto bene, quindi dà un aiuto enorme alle aziende. Però non si può diciamo, sostituire la parte umana con la parte cioè, intelligenza artificiale. Ci sono delle parti nel processo del business, dell'introduzione dei dati, dove il fattore umano è ancora, secondo me lo sarà sempre, molto più importante rispetto all'intelligenza artificiale. Però una volta che tutti i dati sono stati già cioè, la base è messa a posto, la processione dei dati la sta facendo molto più velocemente, questo senza dubbio. Forza. È molto importante per esempio, un problema maggiore che l'abbiamo sempre avuto è stata i dati introdotti, dati storici, quanto puliti oppure diciamo non puliti erano. Se non c'era coerenza nei dati, oppure un semplice esempio, raddoppiamento dei dati o delle aziende o dei componenti con un semplice, non so, una virgola in più o un spazio in più o raddoppiamento di una lettera. Questo induceva sempre più lavoro, sempre più potenziali errori, giustamente il sistema non funziona. Secondo me un grande aiuto ce l'avrà l'AI di fare la pulizia dei dati, però all'inizio decidere se un cliente è del settore lavanderia o cucina o albergo, ci sono dei dati dove sempre un input di una persona serve per partire con i dati giusti e partire bene con quei sistemi. Sì, c'è anche un tema, no, di trasformare il dato, diciamo, non strutturato, qualitativo, in un dato quantitativo, no? E questo l'AI, secondo me, è un processo che è in grado di gestire molto, molto bene, in maniera molto efficiente da questo punto di vista. Mi ricordo a quel tempo utilizzavamo anche noi dei tool AI per darci una pulizia un po' più grezza del dato, cioè individuare già dall'inizio la maggior parte dei dati errati, e facevo un bel lavoro, cioè il 70% del database lo puliva abbastanza bene. Però rimane sempre il 30%. Ormai sono passati un paio d'anni da quando non mi occupo più della parte di CRM. Secondo me i modelli nuovi di AI sono ancora più sviluppati, però sempre la creazione di dati non corretti o errati è quello che deve essere un po' diciamo, eliminato, minimizzata. Sì. Quello è un tema di processo più che altro, no? Sì. Quindi le persone devono uniformarsi a seguire un processo strutturato che permette poi di avere un dato già abbastanza pulito. Quella è la base. Secondo me, in tutte le attività interne all'azienda, un buon processo permette a tutti di lavorare meglio, fondamentalmente. E quali sono stati i settori più difficili da integrare all'interno del CRM, cioè i processi più difficili da integrare all'interno del CRM, scusa? Non posso dire un settore specifico, lo posso legare più alle persone, più alle persone a certe regioni del mondo.
se il processo, come dicevi, il processo è stato preparato bene, quindi poteva andare molto, molto facilmente in un posto o avere difficoltà in un altro posto. Probabilmente certe integrazioni del CRM con altri sistemi, perché il CRM era concepito in un modo, il sistema in un altro modo, proprio anche lì per allineare i due sistemi poteva dare sempre un po' di difficoltà. Però non posso dire che un settore o una parte sarebbe stato un po' più difficile o meno difficile di un altro. E che tipo di insight eravate riusciti ad estrarre voi? Cioè, che tipologia di informazioni riuscivate ad estrarre, diciamo, dai dati che venivano caricati ai CRM? Che tipo di cliente, quando si attiva, cosa deve comprare, oppure come si comporta una tipologia di cliente, lavanderia piccola, lavanderia grande, cucina internazionale o mensa. Soprattutto abbiamo capito delle abitudini del mercato. E giustamente poi in base a questo si potevano creare delle attività per utilizzare o affrontare oppure aiutare un po' le vendite utilizzando questi trend, queste abitudini. Cioè, semplicemente, se lo so che fra 2 mesi la gente comincia ad avere più sete perché è caldo, mi porto più acqua. No? Sì, certo. E questo è stato un dato molto, molto utile, e principalmente per avere queste reazioni in un tempo molto più veloce rispetto ai dati tradizionali, perché anche prima si lavorava un po' con i dati tradizionali. Però se 20 anni fa un venditore vendeva una lavatrice da 24 kg, invece perché è quella che l'aveva in magazzino, invece il cliente voleva uno di 18, uno di 35, ma l'ha preso questo perché ce l'ho, portatelo via. Questo era un dato, lo so che aveva bisogno, però non lo sapevo quale lavatrice serviva. Allora questi dati cominciano a dare un dettaglio molto più accurato sulle necessità del mercato. Secondo me questo è stato uno dei input, uno dei dati più di valore per l'intera struttura di Electrolux Professional. Sì. Ok, invece tornando al discorso del customer satisfaction e del customer success, spesso nel manifatturiero si parla di customer satisfaction, ma tu oggi ti definisci più un customer success manager. Cosa cambia concretamente nel modo di lavorare in ambito B2B rispetto a questa diversa, diciamo, nomenclatura e ruolo? Sì, in pratica questo ruolo è l'azienda per cui sto lavorando adesso, giustamente sta producendo delle apparecchiature per lavanderie, quindi è un B2B2B. Le nostre apparecchiature, questi dosatori, soprattutto delle grandi produttrici di prodotti di pulizia, lo utilizzano soprattutto loro. Quindi, non voglio dire nomi, però se un produttore di detergente, se vuole essere molto efficiente, avere successo sul mercato, lavora con i prodotti migliori. Ci sono dei prodotti su cui lui, come produttore di detergenza, ha possibilità di lavorare, farli molto più performanti. Ci sono prodotti dove li compra, per esempio i dosatori. Se noi riusciamo a dargli un prodotto per aumentare il suo successo, per aumentare cioè essere più efficiente sul campo, giustamente anche per lui importante è che il suo cliente è soddisfatto.
Cioè il customer satisfaction in questo caso è il customer del produttore di chimica. Io gli do un aiuto per avere successo sul campo. Cioè, Quindi è un tema proprio di allineamento degli obiettivi tra voi sì. e il vostro... Anche di più, dare più efficienza a queste aziende che operano sul campo. Semplicemente, come dicevo, non vendono solo un prodotto, vendono un servizio, vendono tutto ciò che è attorno a una pulizia di una camicia, di un abito. No? In quel caso, i clienti dicevano che dovevano tornare ogni mese, ogni 2 mesi, ogni 3 mesi per fare delle tarature, per tornare, per vedere. Noi siamo riusciti a ridurre di più di 60% il lavoro sul campo, dando un prodotto di alta qualità, controllato anche dalla distanza, però con delle feature, con delle performance molto molto alte. In quel caso le persone che andavano sul campo a sistemare piccole cose, ad aiutare a regolare delle cose, avevano più tempo per poter visitare altri clienti e fare altri business. Quindi per noi diventare un partner di successo per il loro successo è molto importante. E puntiamo sempre su questo dettaglio di dargli una leva in più per avere successo sul campo. E diciamo che quindi in questo caso l'IoT, quindi la possibilità di utilizzare, gestire la tua flotta di macchine da remoto, non ti ha portato solo a conoscere meglio le tue macchine, ma ti ha permesso di fornire un servizio più costante, redditizio e presente a quelli che sono i tuoi clienti. E dicendo di tanto il total cost of ownership, cioè, praticamente cambiando da 4 visite all'anno per fare delle manutenzioni a una visita all'anno con un costo molto molto più ridotto, quindi già dal punto di vista commerciale ho portato una efficienza, perché è un costo dell'azienda che dà il servizio, no? Riduco il costo, riduco anche i problemi e li aiuto di dare, se ci sono comunque problemi, di risolverli in un tempo molto molto più corto, con la possibilità di connessione da remoto. Ok, come fai a mantenere allineati anche i tuoi partner su questo aspetto? Se ad esempio in questo caso chi fa l'assistenza e quant'altro deve essere allineato con questa vostra visione, no? Quindi deve usare i dati, deve interagire con le macchine connesse da remoto, o siete solo voi in questo caso che interagite con le macchine da remoto e i partner vengono chiamati solamente quando effettivamente c'è un intervento fisico da fare? No, noi diamo tutto il know-how ai nostri partner. Okay. Noi come produttori abbiamo veramente pochi tecnici che devono andare sul campo. Prepariamo proprio, vogliamo dare il know-how e diciamo la possibilità al cliente di essere autonomo da tutti i punti di vista. Già accesso ai dati ce l'hanno loro, noi gli insegniamo come interpretare i dati, come vedere i dati, se serve trasferiamo i dati dal nostro cloud al loro cloud e lo integrano negli altri sistemi che lo utilizzano, ma anche a livello tecnico-fisico. La nostra politica è: vogliamo insegnare il partner di fare tutte le manutenzioni, tutto ciò che serve. E per fortuna, purtroppo dipende da che punto di vista lo guardo, i prodotti sono molto molto di una qualità molto alta. Quindi il mio background di vendita di cambi e business di cambi qua non posso utilizzarlo, perché veramente pochi ricambi verranno utilizzati. C'è solo quel consumabile che lo sappiamo quando e come deve essere cambiato, però
a livello di business il fatturato dei ricambi è veramente molto 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 basso. Ridotto. E per questo, sì, anche per questo i nostri partner, i nostri clienti che utilizzano le nostre macchine sono molto, molto contenti. È vero, non è un entry level, cioè pagano il prodotto, però si rendono conto che in poco tempo l'investimento viene pagato semplicemente per il fatto che non si deve tornare spesso e non devono tenere un grande stock di ricambi, non abbiamo problemi tecnici, per fortuna devo dirlo. Avete mai pensato di servitizzare il vostro prodotto, quindi di venderlo as a service proprio? Sì, lo stiamo pensando, non è stato ancora implementato, stiamo pensando come un modello di business, di utilizzarlo come servitizzato e venderlo semplicemente come un servizio, anche perché vedendo la durabilità probabilmente abbiamo anche la possibilità di refurbish, non mi ricordo la parola in italiano. Riaggiornarlo. Rigenerarlo, cioè riportare in casa dopo tot ore di funzionamento, fare una manutenzione generica e riportarlo sul mercato. Cioè, anche da questo punto di vista sappiamo benissimo che con un minimo di rigenerazione si può continuare a lavorare per anni e anni con le nostre apparecchiature. Sì, infatti uno dei temi principali quando si parla di servitizzazione è il primo, è avere un prodotto durevole, no? Perché altrimenti non è più tanto sostenibile, ma se è un prodotto di alta qualità, chiaramente questo diventa un vantaggio competitivo e permette sia a voi che al vostro cliente potenzialmente di guadagnare di più e di poter scalare anche potenzialmente con più facilità. Infatti per il momento il più grande cliente opera con più di 3.000 apparecchi nella regione DACH. Adesso hanno fatto il test, si stanno espandendo in tutto il mondo perché vedono proprio i risultati, portano dei vantaggi molto, molto competitivi rispetto ad altri fornitori. Ok, visto che visto che siamo un po' verso la chiusura, insomma, di questo webinar, vorrei un po' riportare il ragionamento su opportunità applicative anche per le persone che ci ascoltano, no? E mi piacerebbe un po' capire dal tuo punto di vista quale potrebbe essere il vantaggio competitivo per aziende medio-piccole che riescono ad abbracciare i concetti di customer care e customer success rispetto ad aziende più strutturate. Cosa consiglieresti? In ogni caso il vantaggio delle aziende piccole e medie è la flessibilità e la velocità di rispondere sul mercato, comparando con le grandi multinazionali dove una decisione può durare mesi. Questo è un vantaggio. L'altro vantaggio è uscire da un modello molto tradizionale di business, cioè se sono fabbro faccio il ferro di cavallo, te lo vendo, basta. No. Il fabbro serve perché serve il prodotto di qualità, ma servono anche le persone, gli specialisti in altri settori come AI, traduzione AI, marketing, cioè cominciare ad allargare le abilità delle persone dell'azienda. Lo so molto bene che di solito in un'azienda, essendo piccole, il CEO si occupa di marketing, di tante cose, e lo fa così come
sembra il meglio, che lo fa il suo migliore, però fa il suo meglio, però giustamente le tecniche e tutte le possibilità che abbiamo oggi servono delle persone specializzate e con esperienza nel domenio. Cioè, ogni persona deve essere utilizzata lì dove è il più bravo a fare le cose. Quanto è importante, secondo te, in una piccola azienda, invece, avere anche un dipartimento di customer success? Proprio avere un dipartimento di customer success, però almeno investire in dei corsi, in formazione delle persone che poi devono seguire questa attività. Dipende dalla complessità del servizio dato, dipende dal numero dei clienti che deve seguire. In ogni caso, una formazione, una persona con una formazione verso il customer success o servitization, secondo me, piano piano è un must per tutti. È un must per tutti. Perché i modelli di business sono sempre di meno quei modelli di business molto tradizionali di vendere un prodotto. Ormai si vende un servizio, si vende un feeling, si vende una emozione, e tutto altro l'input che devi dare a un cliente, la maggior parte dei clienti. Invece cosa hai imparato dalle grandi aziende che non porteresti ad una piccola azienda? Non so, non credo che ci sono. Ok. È sempre un discorso di personalità. Probabilmente non so nemmeno non ho avuto delle cose che ti fanno pensare che non abbia senso. No, delle esperienze negative o cose che... Ottimo. No. Ottimo. Invece, come si può digitalizzare, sulla base della tua esperienza, il processo di customer success? Quali sono gli strumenti giusti per digitalizzarlo, secondo te? Bella domanda, ci ho pensato anche ancora. Cioè, oltre i tool tradizionali, CRM, marketing, cioè, social media, LinkedIn, deve essere sempre, cioè, la comunicazione è una cosa che in ogni caso deve essere digitalizzata, perché viviamo già in un mondo che l'informazione di un'ora fa non è più, cioè, è già una informazione vecchia. Secondo me è questo è uno dei punti nevralgici che deve essere ben messo a posto e ben sfruttato. Una comunicazione digitale, una presenza digitale sulle piattaforme digitali sia per dare informazioni al cliente sia per dare il supporto al tuo partner. Ok, e l'AI come la vedi all'interno di questo? Cioè, come la vedi integrata all'interno di questo processo? L'intelligenza artificiale? L'AI darà sempre un input su che tipo di informazioni, che tipo di comunicazione devo fare e a chi. L'AI praticamente dai dati che vengono tornano o arrivano a disposizione, poi mi danno la dritta, mi aiutano di scegliere in quale direzione o quale deve essere il segmento dei clienti a chi mi devo rivolgere. Sì, un'altra cosa, la digitalizzazione del successo deve essere ridotta su segmenti, secondo me, sui segmenti più ben definiti, più piccoli. Cioè non posso sparare col canone contro una rondine,
devo essere molto focalizzato su certe necessità, certe richieste di un certo segmento dei clienti. Quindi una comunicazione generica non ha un impatto. No, non funziona. Non ha un impatto, non funziona. Devo sempre toccare quel punto che interessa al cliente. Avete già sperimentato qualcosa in quest'ambito o è qualcosa che... Stiamo sperimentando. Lo sappiamo che i prodotti che abbiamo al momento stanno facendo un lavoro molto buono su un certo segmento e lì siamo molto, molto bravi. Però ci sono tantissimi, cioè il mercato è molto, molto, molto variato. Stiamo cercando a trovare delle soluzioni anche per quelli più piccoli o quelli più grandi. Cioè, per esempio, per i più piccoli stiamo adesso sviluppando un servizio dedicato a loro, una soluzione dedicata a loro, che se tutto va bene in un paio di settimane sarà pronto, sarà presentato a quel segmento dei clienti che ci fanno le domande e abbiamo questa soluzione che è vero, è un po' più cara, però è over technologized, cioè troppa tecnologia per quello che serve a loro. Okay. Quindi anche da questo punto di vista è bello avere dei prodotti molto performanti, però proviamo a vendere prodotto performante per le necessità che hanno, cioè non troppo performante perché a quel punto non lo compra, non ha bisogno di spendere quei soldi per quella tecnologia. Ok, sono in chiusura. Adesso ti faccio la domanda che per noi in realtà racchiude un po' tutto questo percorso ed è veramente importante. Se tu dovessi rivedere il te stesso di inizio carriera, quali 3 consigli principali daresti a te stesso? Giustamente con la testa di oggi farei tante cose in modo diverso, però io direi, io come persona devo dire che sono abbastanza contento con il mio percorso. Non ho un punto o un consiglio molto specifico su fare cosa o non fare un'altra cosa. Forse un po' più di coraggio nelle opportunità. Cioè, okay. con la stessa, cioè con un certo livello di responsabilità, però un po' più coraggio avrebbe portato forse qualcosa di più. Però visto il percorso che ho fatto, io sono abbastanza contento e dico che va bene così. Ottimo, grazie Szilárd, è stato davvero un piacere parlare con te, è stato molto ricco di informazioni e carico anche di emozione che ci hai trasmesso e di passione verso il tuo lavoro, è stato davvero bello e sono certo che anche per i nostri ascoltatori sarà veramente è stata un'intervista fantastica. Per il resto vi salutiamo te Szilárd, salutiamo i nostri ascoltatori e ci sentiamo alla prossima puntata di Expert Talks. Grazie mille. Grazie.